Ciao, salve a tutti e ben ritrovati. Il narcisista ti blocca dopo molto tempo. Insomma, non ti blocca subito. Questo è un tema di tu ed io, narcisismo amore come tantissimi altri. Il narcisista ti blocca a distanza di tempo? A dire il vero, questa modalità di bloccare i social a distanza di tempo non è una tipica modalità narcisistica. Il narcisista raramente blocca a tempo indeterminato e anche a distanza di tempo. Sono altre personalità del cluster B ad agire in questo modo e le ragioni sono molteplici. Naturalmente va sempre esaminato il caso individuale per poter capire bene i probabili moventi di un'azione, in questo caso come il blocco dei social, ma anche in ogni caso per mettere bene a fuoco le personalità in campo. Pensando al blocco dei social, pensiamo prima di tutto a WhatsApp, che è il social più usato per la messaggistica. In generale, la ragione prima e sottostante di un blocco è sempre la rabbia. Quando c'è di mezzo un blocco è sempre la rabbia a dettarlo, almeno se non sia la vittima a bloccare nel momento in cui cerca di prendere le distanze da un ex per cercare di disintossicarsi dal legame, magari della dipendenza che si è ingenerata in lei. Fondamentalmente è la rabbia all'origine di un blocco e per esempio a seguito di un litigio magari particolarmente acceso dove il narcisista si sia sentito offeso e colpito nel suo io grandioso. Diverso il caso in cui non ci sia un blocco ma semplicemente la tua cancellazione dalla rubrica. E ormai tanti guardano questi video e cercano di non cadere in comportamenti troppo tipicamente narcisistici, ma più che altro per non dare la soddisfazione di poterli inquadrare come narcisisti, non tanto per il motivo di correggersi. Questo decisamente no. Cosa guida l'azione di bloccare? Di bloccarti, di bloccare WhatsApp, fare in modo che insomma tu non puoi più contattare ovviamente l'ex. Naturalmente puoi seguire i tanti video sul blocco del narcisista che trovi sul canale Tu ed Io Narcisismo Amore. Cosa guida il narcisista in questi casi? Lo guida appunto la rabbia, il risentimento, l'orgoglio ferito, la delusione, perché comunque quando per esempio abbiamo a che fare con borderline, soprattutto istrionici, piuttosto che narcisistici, sono piuttosto convinti che le mancanze siano tutte dalla parte dell'ex, anche più di un narcisista, molte volte. Ma perché farlo a distanza di tempo? Perché bloccare a distanza di tempo? Beh, o il tuo ex si aspettava qualcosa da te, magari qualche determinata azione, o vuole punirti sapendo che sei in attesa degli eventi, magari sa che tutto sommato ci tieni a lui e in questo modo vuole punirti, sebbene fuori tempo massimo. Ma neanche tanto fuori tempo massimo, perché se lui si scompone a queste azioni lo fa perché suppone anche di poterti colpire in qualche modo. E mi riferisco sempre anche al caso di una donna narcisista. Oppure ce l'ha con te, ti punisce comunque pensando che ormai non ti farai comunque più viva e a maggior ragione se pensa che non ti farai più viva può usare non più i suoi strumenti migliori, quelli che erano in pratica serviti a conquistarti, ma quelli più scadenti, deteriori che servono a punirti e a rimarcare la sua chiusura nei tuoi confronti. È quello che ti sta capitando di essere bloccato, bloccata dall'ex o dalla ex, magari appunto a distanza di tempo? Molte volte a un blocco segue uno sblocco, quindi comunque non perdere la calma o la tranquillità, ma tanto meglio comunque se ti ha bloccato, perché puoi approfittare per cercare veramente di disintossicarti da una relazione magari tossica e se sei convinta poi che lui abbia una personalità narcisistica o istrionica o borderline o sociopatica, meglio se cerchi un partner un po' più affidabile affettivamente e in grado di amarti veramente. Contattami in caso, se vuoi che approfondiamo il tuo caso personale, trovi le mail indicate sotto nelle note e a quanto pare il server di Libero ha qualche incredibile difficoltà in questi giorni, ma c'è sempre la mia mail secondaria dove puoi contattarmi o molti altri modi che trovi sempre indicati sotto nelle note. Sempre felice di leggerti, di sapere naturalmente come stai, come la pensi e anche di rispondere alle tue domande. Ti abbraccio forte, ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.